Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buon fine settimana, torniamo su Inter Cagliari 3-0, live a caldo ieri sera, oggi possiamo analizzare in maniera un tantino più razionale quella che è stata un'altra bella vittoria dell'Inter che avvicina ulteriormente lo scudetto. Naturalmente è un weekend dolcissimo che si apre per i nostri colori, più 12 sul Napoli, in attesa naturalmente di Napoli-Lazio, ma in ogni caso a 5 partite dalla fine, anche se dovesse tornare ad essere più 9, è praticamente fatta. Ecco, adesso si iniziano a fare le tabelle su quando arriverà la matematica, però ci sono pochi dubbi che lo scudetto tornerà sulle maglie nerazzurre. Che partita è stata però Inter-Cagliari? Perché nel primo tempo, l'Inter non aveva avuto vita facilissima, perché comunque era un Cagliari ben organizzato in fase difensiva. E andiamo quindi a vedere perché l'Inter ha fatto fatica nel primo tempo e soprattutto perché nei primi 15-20 minuti il Cagliari dava anche la sensazione di poter creare dei problemi in fase di ripartenza. Poi ovviamente è uscita fuori la differenza di qualità e l'Inter ha stravinto la partita. Questo era il 3-5-2 del Cagliari. Partiamo però dalla fase di non possesso della squadra di Pisagane, perché è lì che c'erano tante difficoltà naturalmente per l'Inter. In fase di non possesso diventava un vero e proprio 5-3-2, ma con linee molto basse, molto strette. Praticamente era un Cagliari che era completamente rintanato nella propria metà campo. In questo modo, con due mezze ali come Sulemana e Adopo, comunque due calciatori molto fisici di interdizione, chiaramente si intasavano gli spazi, perché era un Cagliari che teneva le linee strette, linee molto basse e che non concedeva all'Inter la superiorità sulle corsie esterne. Perché, ecco, sulla corsia esterna, per esempio, attaccava Di Marco, Carlos Augusto in sovrapposizione e Mkhitaryan, ma qui si andava comunque a creare, vediamo, c'era comunque sempre tanta densità, poi magari c'era Gaetano che poteva andare in supporto, ma già trovare questi tre calciatori in questa zona rendeva un po' complicato, riuscire a sfondare sulle corsie esterne. E la stessa cosa naturalmente succedeva dal lato opposto, con Akanji che andava sì spesso in sovrapposizione, Barella molto mobile tra le linee, ha fatto una grandissima partita non solo per il gol, ma anche qui con Sulemana, Dossena, Obert gli spazi erano intasatissimi. E così l'Inter è finita per fare un primo tempo con un ritmo troppo basso. Ecco, il modo di giocare del Cagliari in fase di non possesso toglieva all'Inter spazio e ritmo. E quindi abbiamo visto un po' quell'Inter col giro palla compassato, si cercava spazio, si muoveva il pallone da una parte all'altra, però con un ritmo troppo lento, insomma, per allargare la difesa del Cagliari. Ad un certo punto, a metà primo tempo, l'Inter ha iniziato ad appoggiarsi molto su Pio Esposito e lì abbiamo capito che quella poteva essere una delle chiavi del match, come infatti poi è stato, perché poi Pio Esposito è stato determinante nei primi due gol. Tra un attimo andiamo a vedere come, perché nel primo tempo c'è stato anche un Cagliari che ha dato quella sensazione di poter far male addirittura in ripartenza. Perché? Perché in fase di possesso il Cagliari sfruttava tantissimo la velocità di un uomo in particolare, quella di Palestra. Infatti in fase di possesso era praticamente una squadra che giocava a 4 praticamente. L'avevamo analizzato già nel prepartita di ieri che insomma era sì un 3-5-2, ma come veniva attuato in fase di possesso proprio come una linea difensiva a 4, perché Ze Pedro diventava il terzino, c'erano Mina, Dossena, Obert e Palestra che era sempre molto più alto. Ecco, era una situazione che il Cagliari cercava di sfruttare proprio per andare a verticalizzare rapidamente, a sfruttare la rapidità di Palestra. L'Inter cercava di andare anche al pressing alto, quindi con Thuram, Pio Esposito. Spesso da questo lato c'era Dumfries su Obert, dall'altro abbiamo visto raramente Di Marco alto, spesso era Mkhitaryan con Di Marco che rimaneva su Palestra per contenere proprio la rapidità di Palestra e Carlos Augusto che abbiamo visto spesso andava a rompere la linea per andare su Adopo. Ecco, però Palestra ha dimostrato il perché è uno dei terzini più interessanti, uno degli esterni, uno dei quinti più interessanti del campionato, perché l'Atalanta lo valuta oltre 40 milioni.
È un calciatore che ha tanta gamba, quindi corsa, ma abbina anche un'ottima qualità, un calciatore che riesce a puntare gli avversari nell'uno contro uno, un calciatore di grande personalità perché è un classe 2005 che gioca a San Siro in un Inter Cagliari che si trova a puntare i calciatori dell'Inter. Ecco, era praticamente l'unico che dava la sensazione di pericolosità. E qualche piccolo pericolo è arrivato proprio da palestra. Diciamo che l'obiettivo del Cagliari era proprio quello di sfruttare, ecco, queste ripartenze magari per poi arrivare al cross o appunto, ecco, verticalizzando direttamente su palestra o appoggiandosi su Borrelli, che era l'attaccante più fisico, con Pio Esposito che cercava di svariare, di andare incontro. Dall'altro lato, per esempio, Obert spingeva solo in determinate circostanze, proprio perché si puntava molto più su palestra. Ma il Cagliari comunque ha tenuto poco il pallone. Dopo i primi 15-20 minuti è stato praticamente quasi un monologo Inter. Nel primo tempo con un ritmo troppo basso, nel secondo poi l'Inter ha cambiato marcia. Perché ha cambiato marcia nel secondo tempo? Innanzitutto per come ha approcciato proprio la ripresa, con un più ritmo, più intensità, e naturalmente una maggiore intensità poi porta anche a creare delle difficoltà alla squadra avversaria che deve chiudersi. L'Inter è riuscita ad allargare maggiormente la difesa del Cagliari e poi ha trovato spazi, quindi bene la gestione sicuramente di Christian Chivu dell'intervallo, ma probabilmente il Cagliari è iniziato ad accusare anche un po' di stanchezza, perché nei primi 20 minuti in particolare il Cagliari aveva speso tantissimo, perché una squadra che gioca con un baricentro bassissimo e che poi deve ripartire si trova continuamente a fare, ecco, questi scatti in avanti, quindi ecco, un conto per esempio è coprire chilometri magari in corsa, un conto è farlo con gli sprint perché bisogna aggredire l'avversario in quelle ripartenze fulminee prima che l'Inter poi si risistemi. E questo ha portato in primis palestra poi nel corso del secondo tempo ad accusare molto la stanchezza. Quindi con un Cagliari che era già leggermente più stanco nel secondo tempo, l'Inter trova subito il vantaggio. A quel punto, dopo l'1-0, la partita ovviamente si mette in discesa e dopo il 2-0 possiamo dire che in pratica il match lì finisce. Ecco, mi concentrerei un attimo sull'azione dell'1-0. C'è Josep Martinez che esce e quindi va ad anticipare l'avversario, il lancio lungo, poi sulla seconda palla l'Inter conquisterà il pallone. Qui è il primo punto. Josep Martinez che esce, verticalizza di sinistro, quindi non butta via il pallone, cerca comunque di non allontanarlo in fallo laterale e innanzitutto permette di trovare il Cagliari scoperto. Poi anche lì c'è la difesa del pallone di Pio Esposito. Pio Esposito è stato determinante, non è finito nel tabellino dei marcatori, ma in entrambi i gol sfrutta il suo fisico, difende il pallone sul primo, appoggia a Mkhitaryan, poi palla a Barella che servirà Di Marco, che poi sarà l'uomo che farà l'assist, tra l'altro 16° stagionale, eguaglia il record del Papu Gomez. E nel secondo gol anche Pio Esposito ci mette il fisico per appoggiare il pallone a Thuram, poi c'è il tiro ribattuto e la conclusione di Barella. Quindi quell'appoggiarsi su Pio Esposito che l'Inter ha fatto già nel primo tempo, quando ha capito che sulle corsie laterali faceva fatica a sfondare, è stata una mossa comunque vincente e quindi comunque Pio Esposito è stato un calciatore che ha dato il suo contributo. E prima parlavamo di Josep Martinez, è stato un po' titolare a sorpresa, però ha mostrato grande personalità. In almeno 2 occasioni è uscito dall'area di rigore per anticipare i calciatori del Cagliari. Questo è sinonimo innanzitutto di un portiere che è deciso nelle uscite e che ha sicurezza nei propri mezzi, ma la sicurezza poi finisce per trasmetterla anche ai compagni di squadra, perché se so che ho un portiere che è pronto ad uscire, che è pronto ad anticipare l'avversario, un portiere deciso ovviamente darà più sicurezza. E ancora oggi ci si chiede perché Martinez non abbia avuto qualche chance in più, perché sicuramente la meritava, visto il Sommer di quest'anno, Martinez la meritava e mi auguro che questa sia solo la prima magari di più presenze da titolare consecutive. Forse non basterà per valutare appieno Josep Martinez, perché siamo in un momento del campionato dove ormai lo scudetto già è deciso, non c'è la tensione che c'era per esempio 2 mesi fa, però quantomeno che non rimanga una presenza isolata. C'è poi, come detto, Barella e Thuram, 2 che sono stati criticatissimi nei mesi scorsi e che stanno dando risposte, dimostrando che era un problema innanzitutto di forma fisica, un problema naturalmente dovuto
alle tante partite dello scorso anno, alla mancanza di riposo in estate per il mondiale per club, a quest'anno che comunque fino ad un certo punto della stagione, fino alla doppia sfida col Bodo Glimt, è stato un altro anno molto intenso, come praticamente è ogni stagione delle squadre che giocano nelle coppe europee, però insomma la qualità non si perde certo nel giro di 6 mesi, e lo stanno dimostrando Barella e Thuram. Quello che invece sta dimostrando che la qualità invece si perde col passare degli anni, purtroppo Mkhitaryan, che secondo me è l'unica nota stonata della serata. Purtroppo anche per Mkhitaryan gli anni passano, presenza negativa la sua, diversi palloni persi, insomma non è più il Mkhitaryan di un tempo, ed effettivamente è un calciatore che sarà giusto lasciar partire a fine contratto, quindi qualche settimana fa si era un po' vociferato della possibilità di un ulteriore rinnovo, ma insomma non sembra decisamente una scelta appropriata. Bene per esempio De Vrij, che ancora una volta dimostra di avere sicurezza e che forse ecco qualche chance in più poteva averla quest'anno. Poi naturalmente nel secondo tempo subentra Zielinski e nonostante all'inizio abbia un po' balbettato, poi suggela la sua prestazione con un fantastico tiro dalla distanza che chiude i conti e fissa il risultato sul 3-0. Bene generali subentrati, anche se poi Luis Enrique Diouf comunque non cambia ecco l'idea su di loro, però Bonni ha dato delle buone risposte, quindi secondo me anche lui è un calciatore che andrà un tantino aspettato. Ovviamente in generale comunque un Inter che ha saputo gestire qualche difficoltà del primo tempo, poi nel secondo tempo ha trovato il gol e la vittoria anche ampia, ha messo in mostra tutta la differenza tecnica con il Cagliari, e che si avvicina ecco a grandi passi verso quel traguardo che insomma in estate sembrava un po' un sogno e che invece sta diventando realtà, grazie comunque anche a 78 gol realizzati in 33 partite, di gran lunga il miglior attacco del campionato. E c'è ancora qualcuno che insomma ha da ridire un po' sulla fase offensiva, sulla creazione di gioco dell'Inter, e grazie naturalmente ecco ad un mister che ha saputo difendere il gruppo, che è riuscito a cementare il gruppo anche con le sue dichiarazioni, ad un mister che è riuscito a gestire anche la tempesta. Ecco, su questo va dato grande merito a Christian Chivu, perché ad un certo punto qualche settimana fa l'Inter si è trovato un po' nella tempesta dopo ecco un mese praticamente senza vittorie, quello di marzo. Sembrava che anche quest'anno si stesse mettendo a rischio lo scudetto, ed invece Chivu è riuscito a portare fuori da questa tempesta il gruppo, ed è riuscito comunque ecco a mettere altri punti di vantaggio sulle inseguitrici proprio quando ci credevano maggiormente, e quindi adesso si avvia verso lo scudetto, direi uno scudetto strameritato. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti su quella che è stata la partita tra Inter e Cagliari, chi vi è piaciuto particolarmente, chi meno, magari ecco anche su Josep Martinez, che è stato un tema molto vivo nella live di ieri sera nell'immediato post partita, e naturalmente è un tema che fa molto discutere, perché in panchina avevamo un portiere valido, in campo purtroppo invece per tutta la stagione abbiamo avuto un portiere che non era più un valore aggiunto. Naturalmente discutiamo di questo e di tutto ciò che riguarda la nostra Inter nella sezione apposita. Come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.